Bentornati amici sul mio canale o se siete nuovi, benvenuti. Io sono Elisa e come ogni lunedì anche oggi sono qui con voi per raccontarvi una storia di true crime. Vi ricordo inoltre che il fine del mio canale e dei miei video è sempre quello di denunciare, diffondere consapevolezza, ma soprattutto quello di ricordare le vittime di queste storie. Immagina di trovarti all'aeroporto di Aspen e di imbatterti per caso in qualcuno che non vedevi da almeno un decennio. È proprio lui, Fotis, I'm Fotis Doulos, and I'm the owner of Four Group. quello studente greco tanto brillante con cui avevi avuto un breve flirt alla Brown University quando eri solo una matricola. Sono passati più di 10 anni, era un ricordo ormai vecchio e sepolto, eppure, quando vi incrociate, la sensazione è la stessa di sempre, una chimica immediata, un legame profondo. Ma lui è sposato, mentre tu sei ancora in cerca dell'anima gemella. Così lo saluti un po' imbarazzata e torni alla tua vita senza pensarci più. Ma circa un anno dopo, sullo schermo del tuo computer, spunta un messaggio con il suo nome. Sta divorziando e vuole incontrarti perché da quel giorno, in aeroporto, non ha mai smesso di pensare a te. E così il destino ti riunisce con la tua anima gemella e inizia la tua vita da favola, una vita da vincenti tra case di lusso, attività spericolate, viaggi e una vita familiare che appare perfetta. Nell'antica Grecia il concetto di destino non era legato ad una scelta, era un filo invisibile tessuto dalle Moire, le tre sorelle che regolavano il corso della vita di ogni uomo. Nessuno, nemmeno un re o un eroe, poteva sfuggire a quella trama. Il destino era implacabile, inevitabile, spesso incomprensibile e sicuramente non era sempre benevolo. Il destino a volte gioca brutti scherzi. Come nelle storie degli antichi greci, ci sono eventi che sembrano già scritti, indipendentemente da ciò che meritiamo. E così, un incontro che sembra fortuito può portare a conseguenze imprevedibili e tragicamente inaspettate. 50-year-old Jennifer Doulos drops her 5 children off at school. Jennifer Doulos' car was found here. Police are intensifying their investigation. Oggi vi racconto la triste storia di Jennifer e Fotis Doulos. Prima di cominciare con la storia di oggi, però, amici, datemi solo un minuto per ringraziare lo sponsor di questo video, Incogni. Tutti dovremmo avere il pieno controllo dei nostri dati online, eppure la nostra privacy è molto più vulnerabile di quanto immaginiamo. Le nostre informazioni personali infatti vengono raccolte e rivendute continuamente, spesso senza che ce ne accorgiamo, e provare a eliminare manualmente ogni traccia dai vari database sarebbe un'impresa praticamente impossibile, perché anche riuscendoci, comunque subito dopo la raccolta ricomincerebbe da capo. Ed è proprio in questo contesto che nasce Incogni, un servizio pensato per rendere la protezione dei dati qualcosa di concreto e accessibile. In altre parole, tutela la nostra privacy in modo continuativo e senza che noi dobbiamo intervenire in nessun modo, anche perché penso che la maggior parte di noi ormai passa molto tempo online e accettiamo cookie con estrema leggerezza. Succede anche a me, io lo faccio ed è proprio per questo che proteggersi diventa fondamentale. Se volete sapere di più su Incogni vi basta cliccare sul link nell'info box del video o utilizzare il QR code in sovraimpressione. Sappiate che se deciderete di provarlo otterrete il 60% di sconto sul primo anno. Grazie a Incogni, ma soprattutto, amici, grazie a voi per il continuo supporto al canale. E ora torniamo alla storia di oggi. Jennifer Doulos, all'anagrafe Jennifer Farber, nasce il 27 settembre 1968 a New York e la sua è una famiglia molto ricca, molto influente. Suo padre, Hilliard Farber, è un banchiere di successo, mentre la madre, Gloria Kortenberg Farber, è molto attiva nel campo della filantropia. Jennifer ha anche una sorella maggiore, Melissa, e fin da piccola vive in un ambiente economicamente appunto molto agiato, ma
anche molto stimolante dal punto di vista culturale, perché i genitori danno grandissima importanza all'istruzione delle figlie, con particolare attenzione per le attività artistiche. Anche il contesto familiare contribuisce a questo clima, perché dal lato materno Jennifer è imparentata con Arthur Ortenberg e con la zia acquisita Elizabeth Claiborne, che sarebbero i fondatori del marchio di moda internazionale Leeds Claiborne Inc., che sarebbe proprio un colosso del settore. Crescendo Jennifer diventa una ragazza brillante e creativa, con un talento evidente per la scrittura. Si laurea alla Brown University nel 1990, una delle università più prestigiose al mondo, e in seguito consegue un master alla Tisch School of Arts della New York University, specializzandosi proprio nella scrittura. Inizia così a costruire una carriera come scrittrice e blogger, collaborando con diverse testate e diventando una presenza riconosciuta nell'ambiente letterario newyorkese. Dentro di sé però Jennifer coltiva anche un altro sogno: trovare la persona giusta e mettere su famiglia. Jennifer sogna di avere dei figli, ma all'età di 30 anni è ancora single dopo una serie di relazioni finite male. Questo però fino al 2003, quando un giorno all'aeroporto di Aspen, in modo completamente inaspettato, incontra un suo vecchio compagno di università che si chiama Fotis Dulos. Fotis è un uomo di origini turche e greche, nato il 6 agosto del 67 e che si è trasferito negli Stati Uniti nell'86 proprio per frequentare la Brown, l'università dove ha conosciuto Jennifer. Fotis è un uomo senza dubbio molto affascinante, un uomo ambizioso, carismatico, orientato proprio al successo e alla bella vita e con un forte spirito imprenditoriale. E tra lui e Jennifer c'era sempre stato feeling fin dai tempi dell'università. C'è solo un problema a questo punto. Fotis è sposato. La moglie di Fotis si chiama Hilary Vanessa Aldama e anche lei andava alla Brown, infatti loro due si sono conosciuti proprio lì, cioè anche Fotis e sua moglie si sono conosciuti alla Brown. Hilary è anche lei una donna molto ambiziosa, di successo, lavora come scrittrice e come avvocato, e insomma proprio il tipo di donna che attira Fotis. I due hanno molte cose in comune. Nonostante questo, però, i due finiscono per divorziare nel 2004. E proprio nel corso di questo divorzio, Fotis ripensa a Jennifer e decide di rintracciarla online, presumo su Facebook, e di scriverle. Fotis e Jennifer da questo momento iniziano ad uscire insieme e lei ne parla in questi termini sul suo blog. Vi leggo che cosa ha scritto. Questo ragazzo mi è sempre piaciuto. Tra noi c'è sempre stata una chimica speciale, qualcosa di particolare e prezioso, e siamo sempre stati attenti a trattarci con cautela l'uno con l'altra, fino a quando finalmente è scoccata la scintilla. La cosa però che a molti potrà sembrare strana, e anche a me personalmente è sembrato un po' strano, è che Fotis e Jennifer si sposano dopo sole 6 settimane di frequentazione e solo una settimana dopo che lui ha formalizzato il suo divorzio. Comunque, lo stesso anno Fotis fonda la Four Group Inc., una società immobiliare con sede nel Connecticut, che per chi non lo sapesse è lo stato che confina con quello di New York. Questa società è specializzata nella costruzione e ristrutturazione di abitazioni di lusso. E la coppia decide proprio di stabilirsi lì, nel Connecticut, precisamente a Farmington, una piccola cittadina elegante, residenziale, senza dubbio molto tranquilla e riservata rispetto al caos e al ritmo frenetico di New York. È una cittadina immersa nel verde, lontana anni luce dalla vita mondana della città. Ed è proprio qui, a Farmington, che Fotis fa costruire la loro casa. Ma, amici, una casa immensa. Ovviamente lui fa quello di lavoro, no? Costruisce case di lusso, quindi è normale che per sé abbia voluto il massimo possibile. Parliamo di una villa di quasi 1000 metri quadri, costruita su oltre 2 acri di terreno, con 6 camere da letto, 7 bagni, una biblioteca, una palestra, una piscina. Insomma, cioè sembra un castello delle favole. La loro vita sembra perfetta, una casa
pazzesca, carriere di successo, stabilità economica, sono belli, giovani, innamoratissimi. Per Fotis in particolare tutto ciò che fa e tutto ciò che possiede deve essere il top. Lui è un perfezionista, un tipo molto competitivo nella vita come sul lavoro, come nello sport. Lui pratica moltissimi sport, tra cui uno dei suoi preferiti in assoluto, lo sci nautico. Jennifer è felicissima a sua volta di questa nuova vita, anche se in Connecticut fa un po' fatica a ricostruirsi una rete di amicizie tutta sua. Infatti frequenta soprattutto gli amici del marito e per passare più tempo con lui si adegua anche ai suoi hobby, quindi inizia anche lei a praticare lo sci nautico, anche se in realtà non le piace per niente, lei odia lo sci nautico. E in questo modo, poco a poco, quasi senza nemmeno accorgersene, Jennifer finisce via via per accantonare le sue cose, i suoi interessi, i suoi spazi, la sua identità. Anche la scrittura, che era una sua grandissima passione, resta in secondo piano. Lei, per esempio, stava lavorando ad un romanzo, ma ad un certo punto smette di scriverlo. In più si aggiunge anche una problematica che crea forte tensione nella coppia. Fotis e Jennifer vogliono avere dei figli, ve l'ho detto, lei ha sempre desiderato di avere dei bambini, ma per quanto ci provino il concepimento non è semplice. Decidono quindi di provare con la fecondazione assistita e finalmente nel 2006 Jennifer dà alla luce 2 gemelli, Petros e Theodore, nati nell'aprile di quell'anno. A loro seguono altri 2 gemelli, Constantin e Christian, nati nell'ottobre del 2008, e infine nasce anche un'altra bambina, la più piccola, Cleopatra Noel, nata nell'ottobre del 2010. I 2 quindi finiscono per aver ben 5 figli insieme. Nei suoi blog Jennifer parla spesso dell'esperienza della maternità e ci racconta il carattere di ciascun figlio. Racconta che Petros e Theodore sono appassionati di sport, in particolare di calcio e tennis, e che Theodore ama anche l'hockey su ghiaccio. Descrive Christiane come la sua guardiana e spiega che avendo studiato danza classica da piccola è molto disciplinata. Lei è cresciuta molto rispettosa delle regole, sempre premurosa nei confronti degli altri fratelli più piccoli. Di Constantine scrive invece che è come la Svizzera, nel senso che sta bene da solo, non crea mai problemi, ha un temperamento molto sereno ed è capace di mettere tutti d'accordo. Jennifer è veramente felicissima di essere mamma, cioè a lei piace proprio fare le cose insieme ai suoi figli, non si stanca mai di organizzare per i figli tantissime attività di arte, equitazione, danza e anche ovviamente lo sci nautico, che questo è prevalentemente per accontentare il padre. Jennifer ci tiene parecchio a creare per i suoi figli un ambiente stimolante, molto simile d'altronde a quello in cui è cresciuta lei, ma la vita familiare è anche estremamente stressante perché Fotis è spesso in viaggio per lavoro, è sempre impegnato nel gestire una proprietà e l'altra e a volte fa questa cosa, lui sposta l'intera famiglia da una casa all'altra, le case di sua proprietà, per mantenere attive le varie abitazioni. E questa cosa insomma è stressante e porta a ulteriori conflitti tra lui e Jennifer. Nel 2012, in un post sul suo blog, Jennifer scrive questa frase. Scrive: «Vorrei essere una persona più forte e che il confronto non mi spaventasse e non mi ripugnasse così tanto». Ecco, frasi del genere compaiono sempre più spesso nei suoi scritti. Nello stesso periodo anche i genitori di Fotis si trasferiscono negli Stati Uniti, ma non molto tempo dopo succede qualcosa di tragico che aumenta la tensione già forte tra Fotis e Jennifer. Praticamente la madre di Fotis muore improvvisamente perché investita dalla loro stessa tata. Pare sia stato un incidente però è comunque una cosa tragica appunto e soprattutto improvvisa, e nello stesso periodo il padre inizia a non stare bene, inizia a sviluppare delle gravi complicazioni legate ad una malattia autoimmune. Tutto questo in un modo o nell'altro contribuisce ad allontanare ulteriormente la coppia, anche se questo
da fuori non si direbbe mai. La vita dei Doulos continua ad apparire perfetta. Fotis però inizia a trascorrere sempre più tempo lontano da casa, arrivando ad assentarsi anche per 10 giorni al mese per presunti viaggi legati o al lavoro o allo sci nautico. Jennifer, al contrario, si chiude sempre di più in se stessa, legge molto e si isola sempre di più. Lei non sta più bene in quella relazione, anche perché Fotis comincia a manifestare dei comportamenti aggressivi. Per esempio, in un'occasione aggredisce fisicamente un parcheggiatore nel garage del palazzo dei genitori di Jennifer. Un'altra volta invece sarà la loro babysitter ad assistere ad un brutto litigio tra lui e Jennifer, durante il quale Jennifer, con l'espressione terrorizzata, è proprio corsa a chiudersi in camera da letto, cercando di proprio tener ferma la porta con il corpo, mentre Fotis, urlando, con fare molto minaccioso, spingeva per entrare nella stanza. Fotis è anche sempre più rigido, sempre più autoritario e impone ai figli di essere come lui, di essere ambiziosi come lui. Devono competere a livelli sempre più alti nello sci nautico, anche quando loro non se la sentono. Sul suo blog Jennifer, riguardo a questa cosa dei figli, scrive: sono fisicamente ed emotivamente esausti e mi hanno implorato di fare qualcosa. Poi, tra il 2015 e il 2016, succede qualcosa. Fotis si trova a Miami ad uno dei suoi raduni di sci nautico. Vi giuro, dopo questa storia io odio lo sci nautico. Quando ad un certo punto conosce una donna, anche lei appassionata di sci nautico. Questa donna si chiama Michelle Troconis. Michelle è una donna venezuelana nata nel 74 che, come Fotis, ha la passione per lo sport, tra cui equitazione e ovviamente il nostro amatissimo sci nautico. E oltre a questo è anche una donna molto ambiziosa, molto intraprendente, insomma proprio il tipo di donna che piace a Fotis. È tipo la sua versione però al femminile. Inutile dirlo, tra i due nasce praticamente da subito una storia clandestina. I due iniziano a vedersi, iniziano a viaggiare insieme, quindi Fotis è ancora più assente da casa rispetto a prima e non passa molto tempo prima che a Jennifer vengano dei sospetti. Nel 2017 infatti Jennifer inizia a indagare per conto suo e così facendo trova diverse ricevute di alcuni viaggi, alcuni hotel che lui prenotava per sé e per la sua amante e così lo scopre. Jennifer quindi fa quello che tanto odia fare, affronta Fotis e gli chiede chiaramente se la stia tradendo, al che lui inaspettatamente confessa, lo ammette di avere una storia con questa Michelle e le dice di provare proprio dei sentimenti per lei, cioè quella non è una storiella passeggera. Jennifer vuole chiedere il divorzio, ma sa che Fotis non la prenderà molto bene, anche perché ci sono molti soldi in ballo. Pensate anche solo al fatto che Fotis, per aprire la sua compagnia, sapete, la 4Group, ha usato i soldi del padre di Jennifer. Infatti, la soluzione di Fotis sapete qual è? Lui vuole iscrivere la figlia della sua amante Michelle, perché lei ha una figlia da una relazione precedente, vuole iscriverla a scuola con i suoi figli, con i figli suoi e di Jennifer, così che socializzino tutti insieme, e vuole soprattutto che Michelle vada a vivere insieme a loro nella loro villa. Tanto è grande che sarà mai, probabilmente manco si incontrerebbero nei corridoi. Jennifer è devastata da tutto questo, ma in un certo senso è anche sollevata perché, come vi spiegavo, non stava più bene in quella relazione e, anzi, aveva proprio iniziato ad avere paura di Fotis. Sui documenti depositati in tribunale per il divorzio, Jennifer infatti scrive queste parole: so che chiedere il divorzio e presentare questa istanza lo farà infuriare. So che reagirà cercando di farmi del male in qualche modo. Ha l'atteggiamento di chi deve vincere a tutti i costi. Sono spaventata da mio marito. Jennifer afferma di essersi sentita spesso debole e vulnerabile nell'arco del matrimonio, anzi
proprio appunto spaventata, e che Fotis aveva spesso parlato di fantasie di vendetta disturbanti e di piani per fare del male a chi lo contraddiceva o lo faceva sentire offeso in qualche modo. E racconta anche altre cose ancora più disturbanti, come per esempio il fatto che Fotis ad un certo punto l'aveva minacciata di rapire i loro figli e di portarli in Grecia e di non farli più tornare, qualora lei non avesse accettato i termini del suo accordo di divorzio. E come se non bastasse, nello stesso periodo lui acquista anche un'arma da fuoco. E per Jennifer questa cosa è chiaramente una minaccia silenziosa, cioè neanche così tanto silenziosa in realtà, ma lui ovviamente nega tutto dicendo che l'ha acquistata solo come autodifesa, cioè come fanno in tanti negli Stati Uniti. Nel giugno del 2017 comunque Jennifer prende i figli e letteralmente scappa da lui, si trasferisce insieme ai figli in una casa in affitto a circa 100 km da Farmington, e quando lei lo fa, lui chiama il 911 fingendo di essere preoccupato per lei, cioè come se lei fosse misteriosamente scomparsa. Farmington 911, what's the location of your emergency? I'm worried about my wife and kids because they left to go to New York, and I haven't been able to get in touch with them. Okay, where they were going to New York. What's the license plate on the car? Excuse me? What's the license plate on the car? I have to get them for you. Okay, I don't know. who's the car registered to? It's registered to my wife's name, Jennifer Doulos. Okay, hold on. What kind of car were they driving? It was a Range Rover. Was it a Range Rover? Yeah. Hold on one second. Black, 2016 black Land Rover Range Rover? Yes. E anche questa, secondo molti, è una minaccia velata, cioè un modo per dire che non si sarebbe liberata di lui molto facilmente, che lui l'avrebbe sempre trovata, avrebbe fatto di tutto per trovarla. Il divorzio tra i due comunque è molto molto turbolento, segnato da continue accuse reciproche e da numerose emozioni contestate da entrambi le parti. E comunque, alla fine di tutto, a violare costantemente gli ordini del tribunale è sempre e solo Fotis, tanto che all'inizio del 2018 gli viene revocato l'affidamento dei figli e viene concesso esclusivamente a Jennifer, mentre prima ovviamente avevano l'affido condiviso. La goccia che aveva fatto traboccare il vaso è stata quando, in un'occasione, Fotis aveva visto i figli insieme a Michelle, la sua amante, cosa che ovviamente andava contro gli ordini stabiliti, e aveva addirittura chiesto ai bambini di mentire al riguardo, cioè di non dire niente o di inventarsi una storia. Da quando Fotis perde l'affidamento condiviso può vedere i figli soltanto nell'arco di incontri protetti e può sentirli al telefono solo tramite contatti telefonici monitorati, cosa di cui ovviamente lui non è affatto felice. Ma la situazione per lui si complica ulteriormente quando nel febbraio del 2018 il padre di Jennifer muore e dopo poco tempo la madre di Jennifer intenta una causa civile contro di lui, contro Fotis, chiedendo che l'uomo le saldi il debito di circa 2,5 milioni di dollari che aveva col marito defunto, che sarebbero parte dei soldi che appunto Fotis aveva chiesto in prestito per aprire la sua compagnia, vi ricordate? E che a quanto pare non aveva mai restituito totalmente, perché secondo lui, questo è quello che lui dirà per giustificarsi, secondo lui quello non era un prestito, era un regalo molto generoso. Questa causa ovviamente va ad intrecciarsi con il procedimento di divorzio e Fotis si sente sempre più sotto pressione e sotto attacco. Nel corso dell'anno Fotis, a insaputa di Jennifer, farà tutta una serie di goffe mosse nel tentativo disperato di immettere liquidità sul conto della sua compagnia, della 4Group, dove tra l'altro a questo punto lavora anche la sua amante Michelle, perché lui l'ha assunta, e cerca appunto di raccimolare dei soldi, ma con tutta una serie di movimenti decisamente poco limpidi.
Per esempio, incassa $149.500 da una società di cash advance con sede nello Utah, che sarebbe una di quelle società che ti anticipano i soldi quando ne hai bisogno e quando non riesci a ottenere prestiti nel modo tradizionale. E nello stesso periodo riceve anche 3 assegni della Chubb Insurance Group, una compagnia assicurativa, per un totale di $193.610, intestati sia a lui che a Jennifer. Peccato che lei non ne sapesse niente. Questi assegni però vengono depositati sul conto cointestato con lei, ma senza la firma di lei. E poi subito dopo lui prendeva gli faceva fare questi giri strani, no? Prendeva i soldi da quel conto e li spostava alla fine nel conto della società, della Ford Group. Arriviamo così al 23 maggio del 2019. Quel giorno Fotis e Michelle organizzano una cena. Fotis durante questa cena propone di fare un brindisi e dice di voler festeggiare e brindare al fatto che la battaglia per l'affidamento dei figli è finalmente vicina alla fine e che si aspetta di avere di nuovo i bambini con sé alla casa al lago a fare sci nautico insieme entro l'estate. Quindi tutto sta per finire, a detta sua. Peccato che solo il giorno dopo, 24 maggio del 2019, tutto cambia. Quella mattina sembra una mattina come un'altra e Jennifer inizia la sua giornata seguendo la sua solita routine. Intorno alle 8 accompagna i figli a scuola e poi rientra a casa 5 minuti dopo, perché la scuola è praticamente lì a fianco, quindi rientra a casa alle 8:05. Alle 11 ha un appuntamento dal dentista a New York, ma non si presenta. Avrebbe anche un'altra visita medica alle 13, sempre a New York, ma anche a questo appuntamento non si presenta. La prima persona a rendersi conto che qualcosa non torna è la babysitter di Jennifer, una ragazza che si chiama Lauren Almeida. Ora vi riporto quello che la stessa Lauren ha raccontato. Quel giorno Lauren era arrivata a casa di Jennifer verso le 11 quella mattina. Era entrata in casa come faceva sempre dal garage, e già lì aveva notato la prima stranezza, ovvero che il Range Rover di Jennifer era ancora lì, nonostante lei le avesse detto che avrebbe usato quello per andare a New York e per fare tutti i suoi spostamenti della giornata. Perché dovete sapere che Jennifer aveva 2 macchine, un Range Rover e una Chevrolet Suburban, che però è veramente enorme ed è praticamente impossibile da parcheggiare a Manhattan. Quindi Lauren aveva notato che appunto il Range Rover era ancora lì, ma la Suburban, l'altra macchina enorme, invece no, non c'era. Lì per lì comunque non aveva pensato nulla di strano, no? Avrà pensato, vabbè, avrà preso quella macchina, avrà cambiato idea all'ultimo, non ci ha fatto molto caso, quindi era entrata poi in casa e si era diretta in cucina. Anche in cucina però Lauren aveva notato delle cose strane. La borsa di Jennifer era lì, sul pavimento, tra la cucina e l'ingresso, e questa cosa l'aveva stranita perché quella era una borsa molto bella e le era sembrato strano che Jennifer l'avesse abbandonata così sul pavimento, ma anche lì, di nuovo, non ci aveva fatto troppo caso. Oltre questo, in cucina aveva notato la tazza in cui Jennifer beveva sempre il suo tè, con ancora tutto il tè dentro, e la sua barretta, cioè Jennifer ogni mattina mangiava quella barretta e beveva il suo tè, era la sua routine. Quel giorno invece le aveva lasciate praticamente intatte sul bancone della cucina, ma di nuovo Lauren ha pensato semplicemente che magari fosse in ritardo per i suoi appuntamenti e che sia uscita di fretta lasciando tutto così un po' in giro. Ma poi Lauren aveva notato una cosa in particolare che l'aveva stranita più del resto. Mentre puliva la cucina, va per prendere un po' di carta di Scottex e si accorge così che il rotolo era vuoto. Allora a quel punto si era diretta nella dispensa dove tenevano i rotoli di carta e con suo grande stupore aveva notato che ce n'erano solo 2 rimasti, 2 rotoli. E questo era strano perché
lei li aveva comprati solo il giorno prima. Aveva fatto la scorta il giorno prima, ne aveva presi circa 12 di rotoli e quindi si era chiesta chissà che cosa aveva dovuto pulire Jennifer di così disastroso, cioè chissà che cosa aveva rovesciato lei o magari i bambini che aveva richiesto tutta quella carta. Verso le 12:30 Lauren era andata a prendere i bambini a scuola perché quel giorno facevano mezza giornata. Li aveva portati a casa a fare pranzo e aveva mandato un messaggio a Jennifer perché uno dei bambini non trovava il suo iPad. Ma Jennifer non aveva risposto. Successivamente Lauren aveva mandato altri 2 messaggi a Jennifer, aggiornandola su tutti i suoi spostamenti che stava facendo con i suoi figli e aveva anche provato a chiamarla, anche perché si sarebbero dovute incontrare a questo punto della giornata, ma di Jennifer non c'era traccia e continuava a non rispondere. Alle 16 Lauren aveva mandato un altro messaggio chiedendo a Jennifer se si sarebbero incontrate dal dentista perché aveva pensato, magari il suo appuntamento dal dentista è andato per le lunghe, andrò lì a vedere se appunto si trova ancora lì, ma da parte di Jennifer ancora nulla. E a questo punto Lauren ricorda e racconta di essersi sentita proprio male, cioè racconta di un momento in cui ha proprio sentito una bruttissima sensazione nello stomaco perché Jennifer al telefono rispondeva sempre, magari non rispondeva ai messaggi, ma se la chiamavi lei rispondeva. Like my stomach just sank because she never not answered her phone. Lauren a quel punto, essendo molto agitata, aveva iniziato a fare 1000 chiamate, aveva chiamato gli ospedali per capire se Jennifer avesse avuto un incidente, aveva chiamato i suoi amici perché magari qualcuno di loro aveva idea di dove fosse, ma nessuno sapeva niente. Allora Lauren ha deciso di fare una cosa veramente furba. Usando l'iPad che uno dei bambini si era portato dietro, era riuscita ad entrare nel Google Calendar di Jennifer e aveva visto tutti i suoi appuntamenti della giornata ed era riuscita a contattare una delle persone con cui Jennifer aveva appuntamento dopo il dentista, forse quella visita medica di cui vi parlavo poco fa. E quando questa persona ha detto a Lauren che Jennifer non solo non si era presentata a quell'appuntamento, ma non aveva neanche avvisato, Lauren aveva preso la decisione di chiamare la polizia e denunciare la sua scomparsa. Please send me the marked unit to check on the vehicle. It is parked on the side of the road on Lapham. It appears unoccupied. La polizia solo pochissimo tempo dopo riesce a trovare l'auto di Jennifer, la Chevrolet Suburban nera che appunto mancava da casa. La trovano parcheggiata in una strada all'interno di un grande parco, il Waveney Park, che si trova non lontano da dove andavano a scuola i figli, ma purtroppo all'interno Jennifer non c'è. La polizia indaga senza sosta, cercando di tracciare i movimenti di Jennifer, ma né le sue carte di credito né il suo telefono presentano alcuna attività dalle 11:09 di quella mattina. Si attivano quindi le ricerche, estese a diverse località della contea di Fairfield, ma soprattutto intorno a questo parco, all'area di Waveney Park dove avevano trovato l'auto, soprattutto vicino a bacini idrici e boschi, ma Jennifer sembra letteralmente sparita nel nulla. La sua casa poi viene perlustrata a fondo e gli agenti notano diversi schizzi di quello che sembra essere sangue nel garage, sul pavimento, sulla porta e sulle pareti, ma vengono ritrovate anche altre tracce di sangue anche sul Range Rover parcheggiato in garage. Could be a deer. There's some back here too. Splattered. Oh, yeah. Whatever they hit went down this side of the vehicle. It's up here too. It's like a pattern here. Clue. Right, not fur. Usually if you hit a deer and it's blood in your car, you take it to the car wash and get it cleaned, especially a Range Rover. Vengono trovate delle tracce anche in cucina e anche sulla Chevrolet Suburban che avevano trovato sia all'interno sia all'esterno.
Guardando le telecamere di sicurezza di casa di Jennifer e dei vicini, si vede quella Suburban tornare nel vialetto di casa sua intorno alle 8:05, quindi dopo aver lasciato i suoi figli a scuola, e poi verso le 10:25 si vede quella stessa macchina lasciare la casa, solo che non si vede chi ci sia alla guida, se sia Jennifer o qualcun altro. I detective ipotizzano che Jennifer possa essere stata vittima di una violenta aggressione nel garage, seguita da un tentativo di pulizia della scena, e che il suo corpo sia stato poi rimosso e trasportato sulla Chevrolet Suburban, guidata appunto da qualcun altro. E ovviamente il primo su cui cadono i sospetti, secondo voi, chi può essere? Proprio lui, Fotis Dulos. Anche perché già dal giorno successivo alla scomparsa inizia a comportarsi nel modo più sospetto possibile. Fotis si rifiuta di aiutare nelle ricerche, nega il consenso alla perquisizione del proprio telefono, anche se viene ottenuto un mandato e quindi viene perquisito, analizzato per forza, e in generale comunque si mostra molto poco collaborativo. I media iniziano ad occuparsi in modo massiccio della vicenda e ottengono i documenti relativi al divorzio, e quando si legge di tutte le preoccupazioni che aveva Jennifer, di tutte le volte in cui aveva descritto Fotis come un violento, uno che minacciava di rapire i figli, ovviamente i giornalisti iniziano a dipingerlo come il principale responsabile, e con lui anche la sua amante Michelle, che proprio in quei giorni decide di cancellare non solo la sua pagina Facebook ma anche tantissime foto dal suo cellulare, un dettaglio che quando verrà scoperto dagli inquirenti non giocherà certo a suo favore. Come se non bastasse, il 31 maggio, quindi solo una settimana dopo la scomparsa di Jennifer, Fotis deposita una mozione per poter vedere i suoi figli, dando l'impressione di voler approfittare della scomparsa dell'ex compagna per ottenere ciò che inseguiva da tempo, cioè come se non vedesse l'ora che Jennifer sparisse, così da poter finalmente averla vincere. Vi ricordate cosa diceva di lui Jennifer? Ha il carattere di uno che deve vincere sempre. I bambini invece vengono affidati alla nonna materna, la mamma di Jennifer, Gloria, e anche posti sotto scorta. Arrivano poi i risultati delle analisi sul telefono di Fotis e si scopre così che il giorno della scomparsa di Jennifer l'uomo era a casa sua in mattinata, o meglio, il suo cellulare era a casa sua, cioè Fotis era a casa propria, ma i detective pensano che lui abbia lasciato il suo cellulare a casa sua appositamente per crearsi un alibi. Successivamente, sempre quel giorno, il giorno della scomparsa di Jennifer, in base ai dati e alle celle telefoniche a cui si è agganciato il suo cellulare, si sposta più volte e intorno alle 7 di sera viene rilevato mentre fa avanti e indietro su una strada, su Albany Avenue, una strada che è nei pressi della sua abitazione. A questo punto gli investigatori ovviamente recuperano i filmati delle telecamere di sicurezza di quella strada, di quella zona, per capire che cosa abbia fatto Fotis, cioè perché abbia fatto avanti e indietro in quella strada, ed è lì che scoprono qualcosa di cruciale. Un SUV, un Ford Raptor, che si scoprirà essere intestato alla Ford Group, viene ripreso mentre percorre appunto Albany Avenue con diversi sacchi neri nel cassone. E si vede l'uomo alla guida, presumibilmente Fotis perché la descrizione coincide e i vestiti sono i suoi, cioè è palesemente lui, che ogni tot ferma l'auto, scende, prende uno dei sacchi neri dal cassone e lo getta in un bidone dell'immondizia. E ogni tot di metri fa la stessa cosa, si ferma, scende e butta un sacco nero, ogni sacco in un bidone della spazzatura diverso. In totale i sacchi neri erano circa una trentina. I detective si affrettano a perlustrare la zona e riescono a recuperare alcuni dei sacchi, purtroppo non tutti, ne recuperano veramente pochissimi perché molti dei bidoni nel frattempo erano già stati svuotati, ma quello che trovano all'interno dei sacchi che riescono a recuperare è comunque agghiacciante. All'interno ci sono indumenti di Jennifer. C'è una t-shirt da donna, un reggiseno macchiati di quello che si confermerà essere il sangue
di Jennifer. C'è anche la maglia che si ritiene essere proprio la maglia che indossava il giorno in cui è scomparsa, e oltre ai suoi indumenti vengono trovati anche diversi oggetti, vengono trovate delle fascette macchiate di sangue, una spugna da cucina, un manico da scopa, un set di guanti, un taglierino, degli asciugamani e del materiale per la pulizia. E praticamente su gran parte di queste cose, di questi oggetti, viene rilevato, oltre al sangue di Jennifer, il DNA di Fotis, e non solo il suo. Viene trovato anche il DNA di Michelle, la sua amante. Infatti sapete chi era insieme a Fotis su quella macchina mentre lui girava distribuendo sacchi neri in tutti i bidoni della zona? Proprio Michelle. Il 1 giugno del 2019 Fotis Dulos e Michelle Troconis vengono arrestati mentre si trovano in un hotel ad Avon, nel Connecticut, con l'accusa di manomissione o manipolazione di prove e ostruzione alla giustizia, anche se entrambi si dichiarano innocenti. Eppure, quando le autorità perquisiscono l'abitazione della coppia, trovano qualcosa di veramente sospetto. Trovano un foglio, anzi più fogli, in cui è scritta a mano tutta la ricostruzione dei loro movimenti del giorno della scomparsa di Jennifer. La scrittura è sia quella di Fotis sia quella di Michelle, quindi è stato scritto da tutti e due, ed è scritto proprio così, è una lista. Ve ne leggo una parte per farvi capire. 6:40 sveglia. Mi sveglio e vado in camera. Faccio la doccia con Fotis. Tra l'altro ricordatevi questo dettaglio della doccia con Fotis perché è importante. Questo ovviamente è scritto da Michelle. 7:10 faccio il succo per mia figlia e i bambini della scuola. Cucino le uova per mia figlia. 7:20 porto mia figlia a scuola. Insomma, e va avanti così fino alla fine della giornata. Palesemente quello era un modo per scriversi e studiarsi per bene l'alibi da raccontare poi alle autorità, perché sennò che motivo c'è di scrivere tutti i tuoi movimenti proprio di quel giorno in particolare? E questo alibi viene confermato anche dall'avvocato nonché grande amico di Fotis, un uomo che si chiama Kent Mehinny, che conferma il fatto che quindi quella mattina Fotis fosse insieme a Michelle e anche insieme a lui, perché lui dice abbiamo avuto un meeting, ci siamo incontrati quella mattina, Michelle ha detto di aver fatto la doccia con lui, quindi insomma Fotis era con queste persone quella mattina, non può aver tolto la vita a Jennifer. Fotis comunque si rifiuta di parlare, non dice nulla, mentre invece il 2 giugno del 2019 si tiene il primo interrogatorio di Michelle. I detective mettono subito in chiaro una cosa con lei. Le dicono apertamente che sono convinti che Fotis abbia ucciso Jennifer e che le dicono che il loro obiettivo è solamente quello di trovare il suo corpo. Basically, here's the fact. Fotis killed Jennifer. Okay? This is a fact. We know this. We need to find Jennifer. Quando le chiedono spiegazioni riguardo a quel foglio scritto a mano, lei ovviamente nega che fosse un modo per costruirsi e studiarsi un alibi e racconta che semplicemente era stata una cosa consigliata dall'avvocato di Fotis, cioè quell'uomo Kent. Cioè loro avrebbero dovuto scrivere tutti i loro movimenti di quella giornata nel caso in cui i detective ne avessero avuto bisogno, cioè era un modo per collaborare, per aiutare i detective a detta sua. Ma questa scusa non torna perché tra tutte le cose elencate nel foglio, nei dettagli, addirittura faccio le uova, non c'è traccia di tutti gli spostamenti che hanno fatto lungo quella strada Albany Avenue con tutti quei sacchi neri. Come mai omettere una cosa così importante che ha richiesto anche un po' di tempo? Eppure lei ammette di averlo fatto, cioè non è che dice no, non eravamo noi. Lei ammette che era lei quella che si vedeva nella macchina di Fotis mentre lui buttava tutti quei sacchi, e quindi lui era lui, ma dice di non sapere che cosa lui stesse facendo, cioè lei non sapeva che cosa ci fosse dentro quei sacchi neri, dice di averlo solo accompagnato e di essere rimasta in macchina tutto il tempo a scrollare il telefono senza prestare attenzione.
Successivamente Fotis parlerà e darà la sua versione su cosa fossero quei sacchi neri e penso che siamo tutti d'accordo con le autorità nel pensare che probabilmente all'interno di quei sacchi mai trovati ci fossero i resti della povera Jennifer, no? Perché comunque in quelli che hanno trovati c'erano comunque indumenti suoi, sporchi di sangue, quindi... Ma lui no. Fotis ha una spiegazione, solo che non siete pronti a sentirla. Lui dice che quel giorno qualcuno, non si sa chi, ha scaricato quei 30 sacchi neri davanti a casa sua e lui, quando li ha visti, è andato nel panico e non sapendo cosa fare, li ha caricati nella sua macchina, nella macchina, e ha deciso di buttarli via lui, distribuendoli in tutti quei bidoni dell'immondizia. Ma che scusa è? Cioè, ma chi mai farebbe una cosa del genere? Chi? Non ha nessun senso. Ma non è tutto. Mentre Fotis e Michelle erano in giro con quel SUV, quei sacchi neri, a quanto pare, non sono l'unica cosa di cui Fotis si è disfatto. In uno dei video di sorveglianza di quel giorno, di quegli spostamenti, infatti, si vede sempre Fotis che infila qualcosa dentro un tombino, non si capisce che cosa. Ma quando le autorità vanno a controllare, trovano dentro il tombino una busta FedEx con all'interno 2 targhe del Connecticut, le targhe proprio delle macchine. Su entrambe le targhe c'è scritto 5T6WBU. Queste sono le targhe. Ma quando le autorità fanno un controllo, non trovano nessuna vettura associata a quelle targhe e si accorgono quindi che non trovano nulla perché i numeri e le lettere sulle targhe erano state alterate. Praticamente, presumibilmente Foti, chissà quante volte l'ho chiamato Foti in questo video, mi dispiace. Si chiama Fotis, non Foti. Foti è un'altra persona. Praticamente, presumibilmente Fotis aveva messo del nastro adesivo nero su alcuni dei numeri e delle lettere per appunto alterarle. L'1 lo aveva fatto diventare una T, la D l'aveva fatta diventare una B e la J l'aveva trasformata in una U. La targa originale infatti sarebbe 516WVDJ e questa targa, indovinate un po', è registrata a nome di Fotis Dulos. Pochi giorni dopo, comunque, Fotis e Michelle compaiono in tribunale. A Fotis viene concessa una cauzione di $6 milioni che non chiedetemi come riesce a pagare. Non so dove abbia trovato questi soldi, dato che aveva problemi di soldi. Mentre per Michelle la cauzione viene fissata a $246.000 e anche lei riesce a pagare. Entrambi quindi escono con l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico e oltre a questo hanno anche il divieto di contattarsi a vicenda, ovviamente. Il 6 giugno del 2019 viene poi perquisita un'altra vettura sospetta, una Toyota Tacoma, che è stata vista passare più volte nei pressi dell'abitazione di Jennifer quel giorno e che risulta appartenere a un dipendente di Fotis. Secondo gli inquirenti si tratta dell'auto con cui Fotis avrebbe spostato il corpo di Jennifer prima di sbarazzarsene. Anche su questa vettura infatti vengono trovate numerose macchie di sangue, portandoli a pensare che ad un certo punto il corpo di Jennifer sia stato trasportato su quei sedili. Peccato che quei sedili non si possono analizzare perché non ci sono più. Gli investigatori infatti notano questo dettaglio un po' bizzarro. I sedili sono stati sostituiti di recente e sembrano appartenere ad una Porsche. Cioè quella è una Toyota con i sedili di una Porsche, che già è una cosa strana di per sé, soprattutto in questa circostanza, ma ancora più strano è il fatto che quella macchina manco appartiene a Fotis, appartiene appunto a questo suo dipendente. Ed è a questo punto che vi presento questo nuovo personaggio della storia, ovvero Pavel Gumienny, il proprietario della Toyota Tacoma. Pavel è un dipendente della compagnia di Fotis che racconta di aver prestato la sua Toyota a Fotis, non sa per quale motivo, dice lui non me l'ha mai chiesta prima questa macchina, però me l'ha chiesta e io gliel'ho
prestata. E poi ad un certo punto, dopo la scomparsa di Jennifer, quindi quando le indagini erano già in corso, racconta che Fotis gli aveva chiesto di sostituire i sedili della sua macchina o addirittura gli aveva detto di venderla. E quando Pavel gli aveva chiesto di grazia perché, Fotis gli aveva inventato questa storia, lui è pieno di storie. Gli dice che alcuni giorni prima della scomparsa di Jennifer, lui, Fotis, l'aveva abbracciata, cioè lui e Jennifer si erano abbracciati e quindi lui aveva paura che magari un capello di Jennifer poteva essergli rimasto addosso e poteva essere finito in quella macchina, nella Toyota, il giorno in cui lui l'aveva usata, e quindi per non essere accusato ingiustamente gli aveva chiesto questo favore. Ma gliel'aveva chiesto in un modo molto minaccioso, cioè Pavel racconta di essersi sentito come se non poteva dire di no. He was growing angry and he keep on saying like you gotta do it, can you do Pavel racconta anche altri aneddoti interessanti e inquietanti, come il fatto che in una circostanza Michelle aveva detto a Fotis che, testuali parole, quella stronza, riferendosi a Jennifer, andrebbe seppellita accanto al suo cane. Can I use bad words? Yes. She said that bitch should be buried right next to this dog. Il cane di Jennifer purtroppo era mancato non molto tempo prima e Michelle aveva detto questa infelice frase a Fotis. Pavel comunque racconta di aver eseguito l'ordine di Fotis, aveva quindi sostituito i sedili, ma invece di buttare i sedili vecchi come gli aveva detto di fare Fotis, li aveva tenuti e li aveva poi consegnati alle autorità. E sui sedili che lui consegna alle autorità vengono infatti trovate tracce di DNA di Jennifer. Si scopre inoltre che nello stesso giorno, prima di far cambiare i sedili, la Toyota era stata anche portata a lavare sempre da Fotis e Michelle. Si pensa sempre ovviamente per distruggere eventuali prove all'interno della macchina. Michelle però in tutto ciò continua a difendersi dicendo che sì, è vero che lei in tutti quei passaggi e in tutti questi movimenti era fisicamente presente, era fisicamente con Fotis, ma lei continua a ripetere di essere innocente e di non essere a conoscenza di quello che lui stava facendo. Cioè, lui le aveva detto quella storia sui 30 sacchi della spazzatura, no? Che li aveva trovati davanti casa e quindi adesso doveva distribuirli per tutta la città. Poi le aveva detto di dover lavare quella macchina perché stava aiutando Pavel a venderla e lei semplicemente gli aveva creduto e basta, cioè non si era fatta troppe domande. If you had to get rid of a body which was no longer one piece, where would you go? Me? Or where do you think Fotis might go? Okay, I'm not saying you. Where would Fotis have gone to take either Jennifer or parts of Jennifer to get rid of her? Eppure la sua versione dei fatti non è solida, perché ci potrebbe anche stare, io non lo so, potrebbe anche starci, perché se non hai motivo di sospettare di una persona, cioè che motivo hai no, non lo so, però la storia dei sacchi è veramente bizzarra. Comunque potrebbe anche starci che lei non si sia fatta troppe domande e abbia preso le versioni di Fotis per quello che erano, ma il punto è che appunto la sua versione cambia più volte, lei cambia versione più volte. Vi ricordate che all'inizio lei diceva di aver fatto la doccia con Fotis la mattina della scomparsa di Jennifer? Fotis wakes up too. When I go to the bathroom, I brush my teeth, I get into the shower. Fotis jumps into the shower with me. Probably it's a 5-minute shower. L'aveva persino scritto su quel foglio con tutta la timeline delle cose che aveva fatto, no? 6:40 doccia con Fotis. Ecco, peccato che i dati del telefono di Fotis dimostrano che la sua sveglia era suonata alle 4:21 quella mattina. Quindi alle 6:40 lui verosimilmente non era neanche a casa. Infatti, durante il terzo interrogatorio, Michelle ammette di aver mentito. Ammette che la famosa doccia insieme
che avrebbe dovuto costituire un alibi per Fotis, non è mai avvenuta e dichiara anche che Fotis aveva effettivamente lasciato volontariamente il telefono a casa per crearsi un alibi. Right, so you're right in the timeline that you saw Fotis in the morning. You guys took a shower together. You guys had breakfast. And in this interview today, you haven't seen him. So what I'm asking you is, in the original timeline, you saw Fotis. Yes. In your notes. The point Michelle was being made is that when you and John and I first talked, you told us you got up and you took a shower with Fotis. You guys had breakfast, and a lot of this stuff is in the timeline that Fotis wrote. Now you've changed that. Pressata dagli investigatori, Michelle ammette che Fotis è uscito molto presto quella mattina ed è stato fuori per tutta la mattinata. Ammette inoltre di averlo aiutato a ripulire la Toyota, proprio a pulire, si erano messi lì a strofinare ogni centimetro della macchina. A full detail service was requested for the truck, and Fotis Dulos paid $250 in cash for those services. Quando arrivano i risultati delle analisi forensi nell'abitazione di Jennifer non ci sono più dubbi. Il sangue trovato sul rubinetto della cucina è un mix del sangue di Jennifer e di quello di Fotis. Sembra quindi chiaro che ad aggredirla sia stato proprio lui e che Michelle abbia contribuito a tentare di occultare le tracce dell'omicidio e il corpo stesso di Jennifer. Corpo che purtroppo non verrà mai ritrovato, amici. Ancora oggi purtroppo non si sa dove sia. Hanno anche provato a perlustrare la discarica, perché ovviamente tutti quei sacchi neri buttati nei bidoni sono stati, quelli che non hanno trovato, sono stati portati alla discarica, ma non hanno mai trovato nulla, non li hanno mai trovati. Il 7 gennaio del 2020, alla luce delle nuove prove, Fotis Dulos viene nuovamente arrestato con accuse ancora più gravi: omicidio, sequestro di persona e cospirazione, e anche Michelle viene di nuovo accusata di manomissione di prove, ostruzione alla giustizia e cospirazione. I haven't seen the warrant yet, but it's my understanding that Mr. Dulos was just arrested and charged with the crime of murder, as to his wife, Jennifer Dulos. It's my understanding that there will be arrests, that arrests are simultaneously taking place and that two other individuals are being arrested. Secondo gli inquirenti, Fotis avrebbe tolto la vita a Jennifer nell'intervallo tra le 8.05, orario in cui lei era rincasata dopo aver portato i figli a scuola, e le 10.38, quando le celle telefoniche del telefono di Jennifer la collocano in una zona vicino a quel parco dove avevano poi trovato la sua macchina. Fotis avrebbe raggiunto l'abitazione di Jennifer con la Toyota Tacoma, che infatti era stata vista più volte passare intorno alla casa di Jennifer, e aveva probabilmente percorso l'ultimo tratto in bicicletta, anche perché sono state trovate delle registrazioni delle telecamere di sicurezza che mostrano appunto un uomo su una bicicletta passare sempre in quel tratto di strada. L'uomo ovviamente non si vede, ma la bicicletta sembra proprio un modello di bicicletta che aveva Fotis, che era un modello europeo molto particolare, che lui infatti si era fatto spedire dall'Europa perché negli Stati Uniti non la vendevano, e sembra proprio quella bicicletta lì. Poi l'avrebbe aggredita nel garage per poi mettere in atto tutto il suo piano di depistaggio di cui vi ho parlato finora. Oltre a Fotis e Michelle, poi viene incriminata anche un'altra persona, ovvero l'avvocato e amico di Fotis, Kent Mewini. Ve lo ricordate? Quello che aveva confermato l'alibi di Fotis dicendo che si trovava con lui la mattina in cui Jennifer è scomparsa? Ecco, ovviamente viene arrestato anche lui perché palesemente aveva aiutato Fotis nel commettere quel delitto, comunque lo aveva aiutato a costituirsi un alibi in modo falso. Il suo ruolo infatti è cruciale nella vicenda perché dai tabulati telefonici i detective trovano delle chiamate tra Kent, l'avvocato, e Fotis nel pomeriggio del giorno della scomparsa di Jennifer, e si pensa che Fotis lo abbia chiamato dopo aver commesso il delitto per farsi aiutare a crearsi un alibi.
no? Insomma, ha chiamato il suo avvocato e amico per uscire da quella situazione. Ma Kent racconta, tenetevi forte perché veramente questa è la storia più fantasiosa che queste persone abbiano mai raccontato in questo caso. Lui racconta di non ricordare niente di queste telefonate, anzi, di non ricordare niente di quel giorno in generale, perché il giorno successivo, quindi il giorno dopo la scomparsa di Jennifer, lui era caduto dalle scale, aveva sbattuto la testa e aveva perso la memoria. Ebbene sì, ha perso la memoria, ma solo del giorno precedente. Ah, e guarda un po', cadendo, gli si è anche rotto il telefono, quindi ha dovuto buttarlo via e ne ha comprato un altro. Non esiste più quel telefono. Che sfortuna. Le autorità inoltre sospettano che Kent abbia addirittura tenuto nascosto il corpo di Jennifer per un periodo di tempo in una proprietà a lui intestata, perché proprio in questa proprietà, durante le indagini, hanno trovato una fossa poco profonda contenente 2 sacchi di calce e un telo blu di plastica. Come sicuramente saprete già, la calce viene spesso usata dai killer per ricoprire i corpi perché ne elimina completamente l'odore. Le autorità però hanno trovato questa fossa, hanno trovato queste cose, ma non hanno mai trovato il corpo. E possiamo dire comunque che questo Kent sia fatto della stessa pasta di Fotis e probabilmente questo è il motivo per cui ha accettato di aiutarlo, nel senso che in passato era stato accusato di violenza domestica dalla ex moglie, che aveva raccontato poi di essere stata anche minacciata di morte sia da lui, Kent, sia da Fotis. Il 28 gennaio del 2020 è prevista un'udienza per Fotis, ma lui non si presenta in aula. Vi ricordate, lui a questo punto è libero con il braccialetto elettronico. Alcuni agenti quindi vengono inviati a casa sua per effettuare un controllo di sicurezza. Quando gli agenti entrano nell'abitazione, girano, controllano tutte le stanze, insieme tra l'altro alla nuova fidanzata di Fotis, perché nel frattempo Fotis si è anche fidanzato con un'altra donna, ma non lo trovano, lui sembra non essere da nessuna parte. Ma quando arrivano nel garage è lì che lo trovano, però in stato di incoscienza. Update on Fotis Dulos, who was reportedly found unresponsive at his home earlier today. Fotis si trova all'interno della sua auto con un tubo collegato allo scarico perché ha cercato di togliersi la vita per avvelenamento da monossido di carbonio. Ma a questo punto è ancora vivo, quindi viene immediatamente rianimato e trasferito all'ospedale più vicino, ma nonostante questo morirà 2 giorni dopo, il 30 gennaio del 2020. Fotis ha anche lasciato un biglietto d'addio prima di compiere questo gesto. E voi direte, bene, magari almeno lì avrà detto la verità, no? Avrà confessato prima di uscire di scena. Avrà confessato, ma soprattutto avrà rivelato dove ha nascosto il corpo di Jennifer. Ebbene no. Fotis è stato egoista fino all'ultimo minuto della sua esistenza. Nel biglietto scrive, vi leggo la prima parte che è quella rilevante. Se state leggendo questo, vuol dire che non ci sono più. Mi rifiuto di passare anche solo un'ora di più in galera per qualcosa con cui non ho niente a che fare. Ne ho abbastanza. Se devo rimetterci la vita per porre fine a questa cosa, allora farò così. Voglio che si sappia però che Michelle Troconis non ha niente a che fare con la sparizione di Jennifer e neanche Kent Mawhinney. Chiedo allo Stato di ritirare qualsiasi accusa nei loro confronti. Pensate che fino alla fine Fotis e il suo avvocato, ovviamente non Kent, che è anche lui stato arrestato, il nuovo avvocato di Fotis che lo stava difendendo in questo processo, per portare avanti l'assurda innocenza di Fotis, hanno anche più e più volte screditato la memoria di Jennifer, insinuando che lei in realtà sia scomparsa volontariamente per vendicarsi di Fotis, per fargli un dispetto, un po' come nel film Gone Girl. E questo è qualcosa che il suo avvocato continuerà a sostenere anche dopo la morte di Fotis. A questo punto comunque
appunto Fotis è morto, ma c'è ancora Michelle chiamata a rispondere dell'accaduto ed è forse l'unica a conoscere davvero la verità. Ma lei continua a sostenere di non essere mai stata al corrente del fatto che Fotis avesse ucciso Jennifer e afferma che lui le aveva sempre detto di credere che Jennifer fosse, come vi dicevo prima, sparita apposta, anzi che fosse scappata con un altro uomo. A difendere pubblicamente Michelle e soprattutto sua sorella Claudia, pronta a respingere quelle che definisce semplici speculazioni e a sostenere l'assoluta innocenza della sorella. E quella di Claudia in realtà è una delle pochissime voci in sua difesa, perché l'opinione pubblica appare ormai largamente schierata contro Michelle, che diventa a tutti gli effetti una delle donne più odiate degli Stati Uniti. She's a mother, a daughter, a sister, and just an amazing human being, and we know that the truth will prevail. Va detto però che Michelle si mostra sempre molto collaborativa, oltre che visibilmente affranta. Lei comunque ha sempre affiancato gli inquirenti anche durante le perquisizioni delle varie case di proprietà di Fotis e per alcuni questo comportamento dimostrerebbe la sua innocenza, per altri invece sarebbe solo un modo per controllare la situazione e per tentare di indirizzare la narrazione. Nel 2023 viene dichiarata la morte presunta di Jennifer, visto che il suo corpo non è mai stato ritrovato, e nel marzo del 2024 comincia il processo di Michelle, accusata di ben 6 capi di imputazione, tra cui cospirazione per commettere omicidio, manomissione di prove, intralcio alle indagini e false dichiarazioni. Al termine del processo, durato 5 settimane, una giuria dichiara Michelle Troconis colpevole di tutti e 6 i capi di imputazione. I figli di Jennifer, tra l'altro, sono intervenuti nel processo e hanno rilasciato le loro dichiarazioni. Theodore, 13 anni al momento della scomparsa della madre, ha dichiarato questo: 5 bambini hanno perso la loro madre. Michelle, questo danno lo hai causato tu. Il 24 maggio 2019 non solo eri a conoscenza di ciò che stava accadendo, ma hai cospirato per uccidere una figlia, una sorella, un'amica e la madre di 5 bambini. Quel giorno hai tolto a 5 bambini la loro fonte di conforto, la loro protezione. Se hai anche solo un briciolo di umanità, ti suggerisco di dire a tutti noi esattamente cosa è successo quel giorno e dove si trova mia madre. Non ti perdonerò mai e finché non ci darai più risposte sarai considerata malvagia, violenta e senza alcun dubbio una codarda. Petros ha espresso il dolore per ciò che non potrà mai recuperare e dice di essere devastato dall'idea che non conoscerà mai l'uomo che lui sarebbe potuto diventare se sua madre fosse ancora qui a guidarlo. E ha aggiunto questo: voglio chiudere con una lezione che mi ha insegnato mia madre. Lascia ogni cosa uguale o migliore di come l'hai trovata. Michelle Troconis, tu hai fatto l'esatto contrario e dovresti essere punita. Christiane, che aveva poco meno di 10 anni quando Jennifer è scomparsa, ha detto questo: e il motivo per cui mi sento completamente perso è solo nelle notti in cui non riesco a dormire. Il motivo per cui a scuola i ragazzi mi guardano con pietà. Il motivo per cui gli insegnanti dicono tutori e non genitori. È il motivo per cui ho dovuto sedermi sul pavimento del bagno con la mia sorellina e fare del mio meglio per consolarla. È il motivo per cui sono dovuta andare a trovare mio padre in ospedale sapendo cosa aveva fatto e sapendo che aveva scelto di lasciarci. È il motivo per cui non sento più di avere un vero inizio, una casa in cui tornare sempre, dei genitori a cui appartenere per sempre. Constantine ha raccontato che il padre avrebbe sviluppato una personalità tossica dopo essersi legato a Troconis. E ha detto questo: non posso tornare a casa di mia madre e parlarle della mia giornata a scuola. Non posso imparare cose da lei. Era la mia persona preferita al mondo, il mio modello di riferimento, e ancora da qualche parte nel mio cuore. Tuttavia, non sarò mai più la stessa persona che ero in Connecticut. Tutto è andato perduto a causa di Michelle Troconis. Infine, Noelle ha raccontato che Troconis l'ha fatta sentire tradita, spiegando che adesso lei è terrorizzata dall'idea di fidarsi delle altre persone.
Il 31 maggio del 2024 il giudice Kevin Randolph condanna Michelle Troconis ad una pena di 20 anni, di cui 14 e mezzo da scontare in carcere e 5 da passare in libertà vigilata. Michelle Troconis è attualmente detenuta presso lo York Correctional Institution in Connecticut, ha presentato un ricorso in appello e la prima udienza si è tenuta pochissimo tempo fa, il 5 gennaio 2026, e la tesi di Troconis è che non avrebbe ricevuto un'adeguata difesa legale al suo processo e che quindi i suoi diritti sarebbero stati violati. Per quanto riguarda invece l'ex avvocato e amico di Fotis, ve lo ricordate Kent, quello che aveva sbattuto la testa e che era stato accusato in concorso di omicidio con Michelle, il pubblico ministero aveva ritenuto alla fine di non aver prove sufficienti per portare avanti un processo per omicidio. Il 13 giugno del 2025 Kent ha accettato un patteggiamento per ostruzione alle indagini e ha ricevuto una condanna di 11 mesi, anche se poi ha aggravato la sua posizione perché gli era stato messo il braccialetto elettronico, ma ad un certo punto lui lo ha manomesso, facendosi arrestare nuovamente. I figli di Jennifer ad oggi sono stati appunto affidati alla nonna materna, Gloria, e da quello che si sa stanno tutti bene. A maggio del 2021, tra l'altro, un disegno di legge sulla violenza domestica, noto come Jennifer's Law, ha ottenuto un sostegno quasi unanime nel Senato dello Stato del Connecticut. La legge prende il nome ovviamente da Jennifer Dulos e anche da un'altra vittima di violenza domestica sempre del Connecticut che si chiama Jennifer Magnano, uccisa nel 2007 sempre dal marito. La normativa ha ampliato la definizione del reato di violenza domestica, includendo anche il concetto di controllo coercitivo, e il 28 giugno 2021 il governatore Ned Lamont ha firmato il provvedimento rendendolo appunto legge. Queste, amici, sono tutte le informazioni che avevo sul caso di oggi. Fatemi sapere se lo conoscevate già, lasciatemi come sempre un commento, ma non dimenticate di essere gentili con me e con gli altri. Detto questo, io vi ringrazio per aver passato il vostro tempo con me anche oggi e ci rivediamo al prossimo video. Ciao!